F5, riselezioniamo la nostra immagine avatar, selezioniamo la nostra immagine di default, quindi il nostro logo, modifichiamo l'avatar. Come vedete la pagina si è aggiornata, si è chiuso il pop-up e ha immediatamente sostituito anche l'immagine personale. Perfetto. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione del pop-up per la modifica della nostra immagine personale. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a completare questa sezione andando a inserire il pulsante per il reset delle impostazioni iniziali, quindi verrà cancellata l'immagine personale e impostato l'avatar di default. E poi a fine videoguida vedremo come al termine della nostra richiesta la pagina venga aggiornata e quindi cambiata anche in tempo reale l'immagine. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor e per prima cosa aggiungiamo un nuovo input all'interno del nostro form, sempre type submit, e come value gli diciamo reset avatar. Bene, salviamo. F5. Perfetto, come vedete è stato inserito correttamente il nostro pulsante. Ora se noi clicchiamo su reset avatar, ovviamente il pulsante andrà a richiamare lo stesso file inserito all'interno del form, quindi nell'action, quindi upload avatar. Ora noi non vogliamo andare a utilizzare lo stesso file, ma vogliamo utilizzare un nuovo file che ora andiamo a creare e lo salviamo all'interno della cartella privata come reset avatar.php, che andrà a farci la cancellazione dell'immagine personale, quindi il ripristino delle impostazioni iniziali. Ora, per poter richiamare all'azione questo file, dobbiamo andare a creare una funzione in JavaScript che ci vada a modificare l'action del nostro form. Quindi per prima cosa, nell'intestazione del nostro file, apriamo i tag script, type text JavaScript e definiamo una funzione, quindi function, la chiamiamo change action, che non prende l'ingresso nulla, e per prima cosa andiamo a identificare il nostro form, quindi diamo un id al form, id form avatar, e quindi alla chiamata della funzione andiamo ad accedere al nostro form e quindi gli diremo var form sarà uguale a document.get element by id, e qua ovviamente ci va l'identificativo del nostro form, quindi form avatar, e poi gli diciamo form.action uguale, e qua inseriamo il file da richiamare. Il file si chiama reset avatar.php. perfetto. Ora non ci resta che al click sul nostro pulsante, quindi on click, richiamare la funzione change action. Perfetto, quindi salviamo. F5, riselezioniamo la nostra immagine, clicchiamo su reset avatar e come vedete ora il pulsante non inoltra più la richiesta ad upload avatar, ma qua nell'URL leggiamo perfettamente il file reset avatar.php. perfetto, ora apriamo il file appena creato e innanzitutto andiamo a selezionare la foto avatar del nostro profilo, come abbiamo fatto per l'update,
Poi controlliamo, come abbiamo fatto nella precedente video guida, se la foto è una foto personale, quindi salvata nel formato aperta quadra di utente e chiusa quadra, e nel caso andiamo a cancellarla. Perfetto. E per finire dobbiamo definire la foto di default in base al nome dell'utente, quindi allo username, alla prima lettera dello username. Quindi per prima cosa ci ricaviamo p.photoavatar dalla tabella, scusate, profilo utenti, virgola, e u.username dalla cartella utenti privata, quindi faremo una inner join, quindi from profilo utenti as p inner join utenti privata as u, e gli diciamo dove p.fkutente è uguale a do.id utente, e poi gli diciamo where p.fkutente è uguale a sessione di utente. Perfetto, quindi in questo modo siamo andati a ricavarci l'username. Poi gli diciamo che foto, quindi il nome della foto sarà uguale a row profilo al campo username e prendiamo la prima lettera, quindi indice 0, e poi la dobbiamo convertire maiuscola, quindi str topper row profilo di username. Perfetto, quindi questo è il nome della foto, e poi siccome le abbiamo salvate tutte nel formato png dobbiamo aggiungere l'estensione .png, quindi questo sarà il nome del file originale della foto avatar di default da associare all'utente. E poi per finire dobbiamo andare a fare l'update dei dati, quindi come abbiamo fatto in upload avatar definiamo la query. Qua non è necessario spostare neanche nessun file, perché ovviamente la lettera sarà già presente all'interno del nostro server, perché viene definita in fase di definizione dei nuovi utenti. Quindi faremo un update profilo utenti, set photo avatar foto, where fk utente uguale di utente. Perfetto, e poi gli diciamo if MySQL query di connessione insert header location, e gli passiamo lo stato come modificato in modo che ci chiuda anche il pop-up. E poi per poter funzionare ovviamente dobbiamo includere la connessione e avviare la nostra sessione, altrimenti non potremo neanche accedere alle variabili di sessione, giustamente. Quindi facciamo partire la sessione, includiamo la connessione e dovremo esserci. Quindi salviamo, selezioniamo la nostra immagine, clicchiamo su Reset Avatar, come vedete la pagina si è aggiornata, è stato chiuso correttamente il nostro pop-up, clicchiamo su F5 e come vedete è stata cancellata correttamente l'immagine avatar personale ed è stato impostato correttamente l'avatar originale di Odla Production, perché ovviamente l'username loggato è Odla Production e quindi la lettera giustamente è la O. Perfetto, ora se avrete notato una volta che abbiamo inoltrato la richiesta viene giustamente chiuso il pop-up, ma per poter verificare insomma la corretta sostituzione della nostra immagine dobbiamo necessariamente premere F5. Per evitare questo, nella nostra funzione o meglio nel nostro pop-up, qua oltre a richiamare Windows Close, prima di chiudere il nostro pop-up dobbiamo identificare la pagina principale che ospita il nostro pop-up e andare a fargli fare un
reload, quindi un caricamento, quindi gli dovremmo dire window, quindi quella corrente, punto opener, punto location, punto reload, aperta e chiusa tonda. Opener identifica la pagina che ha generato il pop-up e con location reload fa un refresh della pagina. Quindi salviamo, F5, riselezioniamo la nostra immagine avatar, selezioniamo la nostra immagine di default, quindi il nostro logo, modifichiamo l'avatar. Come vedete la pagina si è aggiornata, si è chiuso il pop-up e ha immediatamente sostituito anche l'immagine personale. Perfetto. Ora un'altra modifica che andiamo a fare è andarlo a sostituire, quindi l'immagine personale, anche in fase di selezione, in modo da avere anche un'anteprima del risultato. Quindi quando viene caricato tramite il nostro input type file, vogliamo che venga caricato anche di default nel nostro input type image, come per la personalizzazione dell'header. Se vi ricordate, qua quando viene selezionata un'immagine viene direttamente caricata nel div per generare poi l'anteprima. Quindi allo stesso modo andremo a caricare in tempo reale l'immagine. Quindi account personale, ci rispostiamo di nuovo in restyling, in realtà non ha nessuna importanza, e per fare questo apriamo proprio il file che abbiamo utilizzato per la sezione personalizza layout, quindi personalizza header, ci ricopiamo la funzione getImg e la andiamo a modificare. Allora la dobbiamo includere in modifica avatar, qua, e innanzitutto dobbiamo identificare l'input file, quindi quello che viene utilizzato per selezionare la nostra immagine. Gli diciamo id uguale file avatar. Bene, e andiamo a modificarci la nostra funzione, quindi get img, quali dobbiamo anche dire on change get img. Bene, quindi dicevamo dobbiamo modificare la nostra funzione. Allora l'identificativo è file avatar, quindi identifichiamo l'input, definiamo la variabile reader, alla fine dell'evento, insomma della selezione, andiamo a recuperare l'immagine nella pagina principale, che ovviamente non sarà document get element by id photo. Qua innanzitutto ci va avatar, se non sbaglio, account personale id avatar, eccolo qua. E poi, come abbiamo fatto per il pop-up, dobbiamo salire di un grado, quindi var img sarà uguale a, chiamiamola img av, sarà uguale a window punto opener punto document get element by d avatar. Perfetto, quindi in questo modo accediamo all'id avatar contenuto nella pagina principale del pop-up, quella che ospita il nostro pop-up. Perfetto, e poi gli impostiamo img av.src, il risultato del nostro evento. Questo genera select non ci serve. Salviamo, premiamo F5, riselezioniamo la nostra immagine, la selezioniamo dalla nostra cartella e come vedete alla selezione
viene inserito correttamente nel nostro input type file il nuovo src con la nuova immagine. Ora, se non confermiamo le modifiche ovviamente e premiamo F5, l'immagine torna a quella ovviamente salvata all'interno del database, altrimenti possiamo selezionare l'immagine e procedere alla nostra modifica. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima videoguida ci concentreremo sulla pagina per la gestione del cloud personale.